Jacques Derrida diceva che il cinema è l'arte di far rivivere i propri fantasmi, e sotto questo aspetto e in questa maniera proprio io voglio elencare una serie di film che sono secondo me i film più interessanti del 2019. Vi premetto che non farò una classifica, non darò voti e non emetterò giudizi. Non sono maestro e non, appunto per questo non segno i buoni e i cattivi. Quello che invece posso esprimere sono delle modeste opinioni, e se le vostre non sono uguali alle mie, forse avete ragione voi. I film io li ho divisi mentalmente, secondo me, secondo il mio animo, proprio alla luce della famosa battuta di Jacques Derrida, in film caldi e film freddi. I film caldi sono i film che ritengo emozionali, suggestivi, che parlano di sentimenti, che parlano di passioni, che parlano e che vengono realizzati anche con passioni, con attenzione, magari con emozioni esagerate o forse con, persino con errori, ma con errori, diciamo così, fra virgolette, buoni, errori di passione. Oppure invece sono perfetti, sono straordinari, sono ben fatti e sono, diciamo così, diretti. Vogliono comunicare allo spettatore direttamente un'emozione, vogliono creare un ponte quasi affettivo con chi guarda nella sala buia. Questi film, a mio giudizio, sono la dea della fortuna, un'attualissima commedia dei sentimenti in cui si cerca un padre e se ne trovano due. Parasite, delizioso, che sembra addirittura una commedia all'italiana ambientata in Corea, tant'è vero che anche la colonna sonora riporta delle canzoni italiane proprio di quell'epoca. Poi c'è Green Book, che di nuovo questo film che parla della diversità ma in maniera suggestiva, affettuosa, ironica. Poi c'è Le Mans, che è un film che mi è piaciuto particolarmente, forse perché sono un appassionato automobilista o forse perché ha fatto rivivere le gare automobilistiche come una volta, sentendo quasi l'odore del cuoio delle macchine, della benzina, il rombo dei rumori, la sfericità e la bellezza di carrozzerie che non si vedono più. Poi c'è un film interessante che non ho recensito, ma che secondo me era suggestivo e poetico, si chiamava La Belle Époque, un film francese pieno di ironia e soprattutto con un sapore diciamo italiano in salsa francese, cioè con la malizia francese ma con la bonomia e il divertimento tipico di noi italiani, del film italiano. Poi chiaramente c'è Tarantino, c'era una volta a Hollywood, una cantata nostalgica e appassionata nella Hollywood di un tempo, un Hollywood che anch'io ho conosciuto e che era veramente come per i Viver del 1800, Parigi era la meta di ogni sogno, così per noi piccoli cineasti italiani oppure giovani cineasti che cercavamo, che vedevamo l'America come un luogo mitico, quando siamo approdati ad Hollywood siamo veramente rimasti stupefatti e incantati. E premetto che veniamo da Cinecittà, che non è da meno, ma è Cinecittà era domestica, era come la nostra mamma, mentre invece Hollywood era la mamma bella del compagno di scuola e quindi aveva una suggestione diversa. Un altro film straordinario, secondo me, di grande valore, un film caldo pure, è Dolore di Gloria di Almodovar, un film che è come una radiografia dell'animo umano, però una radiografia non fredda, non una radiografia clinica, diciamo così, ma è una diciamo, radiografia poetica, struggente, disperata, ma nello stesso tempo all'interno con un filo di speranza che cerca di ricompattare la vita e dare un senso a tutto. Mentre invece quelli che potrei definire i film freddi sono i film che sono fatti per un'analisi, e questo non significa che lo sguardo che sta al di sopra della lente, che analizza tutto, non sia uno sguardo umano e commosso, ma l'analisi che compie, la vivisezione che esercita è un esercizio dell'intelligenza e della ragione più che del cuore. Uno di questi film sicuramente è L'ufficiale e la spia di Polanski, proprio perché nella sua perfezione formale e nella sua grande suggestione, parlando di un episodio vergognoso della cultura francese e che è l'esempio di tutto quello che può accadere in ogni tipo di cultura nel momento in cui scatta il pregiudizio, tuttavia
non posso non dubitare che ci sia un prodomo sua, cioè un tentativo di Polanski anche di difendere se stesso dietro lo schermo di Dreyfus. Un altro film interessante, e anche questo secondo me freddo, è stato sicuramente The Irishman di Scorsese, film sublime, compiuto, fatto con grande scuola e con grande perizia, ma tuttavia è un film proprio decostruito, cioè che ha voluto evitare, e questo è molto lodevole, la retorica del gangsterismo, ha voluto evitare di eroicizzare un malvagio sotto certi aspetti, però questo malvagio, che viene interpretato sublimamente da Robert De Niro, in realtà è guardato con simpatia. Quindi questo tipo di operazione in cui si sottrae l'eroismo per presentare un fatto storico nella sua possibile freddezza, in realtà diventa un'operazione, a mio giudizio, ambigua da un punto di vista morale, ma non assolutamente da un punto di vista spettacolare, perché il film è straordinario sotto ogni aspetto. Quello che invece riesce su questo gioco di analisi e di freddezza a conservare una forma adamantina di giudizio è Il Traditore, secondo me. Il Traditore di Bellocchio, con la splendida interpretazione di Favino, perché qui in questo caso il bisturi dello sguardo del regista affonda in maniera precisa all'interno della storia, salvando la passionalità, il carattere e la forza del personaggio, pur senza farlo diventare un eroe. Ecco, questa è un'operazione misurata, perfetta, che secondo me in Irishman non succede, perché De Niro a un certo punto sembra un impiegato del crimine, un omino qualunque, al servizio di poteri più grandi di lui, mentre invece nel Traditore il nostro personaggio, Favino, interpretato da Favino, Buscetta sarebbe, è qualcuno che pur essendo negativo ha le caratteristiche di un eroe, ha le caratteristiche di un protagonista, e anche se è un protagonista nero lo rimane e appassiona. Un altro film sotto questo aspetto, sempre con l'analisi, è La Favorita. La Favorita è una ricostruzione storica con un'angolazione quasi privatistica. E la storia è l'ascesa al potere di una ragazza della nobiltà che però in realtà non ha fortuna, cioè non ha sostanze, non ha possibilità, e quindi entra dalla porta di servizio e scala il potere in questa corte inglese con cinismo e abilità, ma con forza, decisione. Anche in questo caso il personaggio, è un eroe negativo, ma tuttavia conserva il fascino di un eroe e quindi fa appassionare alla sua vicenda, e questo è importante proprio per poter seguire la storia, no? In maniera precisa. Lo stesso tipo di operazione, diciamo che come operazione colta, come analisi precisa, accade anche per Martin Eden. Il film è originale e suggestivo, peccato che la tecnica con cui questo film è presentato da parte del regista Marcello è una tecnica che lui già ha fatto e che quindi continua a ripetere in maniera quasi ossessiva, e quindi se la prima volta nel primo cortometraggio o nel secondo cortometraggio questa sua trovata di mescolare il tempo in maniera assoluta, frammentarizzando la ripresa cinematografica con dei documentari della realtà, proprio facendo un lavoro di decostruzione e creando quindi un nuovo tipo di realtà suggestiva, funziona, per carità, è molto interessante, tuttavia è ripetitivo, e dopo un po' scontato questo meccanismo l'operazione rimane colta ma senza emozione, senza fascino. È la stessa cosa che è accaduto anche per Il Primo Re. Il Primo Re era un film particolarmente interessante, particolarmente coraggioso, fatto da Matteo Rovere, con una intenzione secondo me estremamente lodevole e anche suggestiva, che tuttavia a un certo punto pecca, diciamo così, di serietà storica, nel senso che dopo un inizio di grande suggestione in cui questa cultura pagana,
questo Lazio, proprio come regione, ancora selvaggio e primitivo, in cui si muovono i nostri protagonisti, che saranno poi i fondatori di Roma, e si muovono in maniera quasi confusa e disperata, cercando di interrogare gli dei e la vita, cercando di capire, di uscire da questo deserto di possibilità che ancora non ci sono e che non sanno da che parte andare, quindi confondendosi fra magia, abilità cacciatoria, venatoria e varie forme. In questa situazione però, da un certo momento in poi, il racconto si piega come su se stesso e questa ricerca filologica diventa quasi fine a se stesso, facendo perdere ai personaggi una forza, una credibilità che secondo me avrebbero avuto bisogno di uno slancio maggiore, avrebbero avuto bisogno di un impatto più eroico e soprattutto più corale. Un discorso a parte merita un gruppo di altri film, primo fra tutti Joker, e poi anche L'Immortale, e poi The Mule, e poi Pinocchio. Sono dei film che vogliono sembrare caldi, ma che in realtà sono freddi, perché sono costruiti con attenzione, con grande professionalità, con molto impegno, ma tuttavia vogliono trasmettere delle passioni che invece, a mio giudizio sempre, a mio modestissimo giudizio, si sente che sono costruite, sono elaborate, sono frutto di distillazione intellettuale più che di emozioni vere, reali, profonde, sentite. È come se il regista e lo sceneggiatore si fossero messi d'accordo per dire adesso vi facciamo vedere come può essere un pazzo appassionato, nel caso di Joker, un bandito silenzioso e enigmatico, nel caso dell'Immortale, un, un burattino che però non è il solito, ma invece lo facciamo filologicamente vero e quindi in realtà che manca di commozione, manca di partecipazione, manca di verità, nonostante il fatto che sia autentico, ma è un autentico freddo da laboratorio. Nel caso di Clint, il film è sì freddo come idea e caldo come rappresentato, o viceversa persino, perché Clint ci ha abituato a questo gioco malizioso e divertente. Infatti nel film lui si ironizza, è esattamente quello che accade anche nel film di Woody Allen Un giorno a New York. Woody Allen che cosa fa? Mentre Clint rappresenta se stesso più vecchio di quello che è, Woody Allen si rappresenta invece nel personaggio di un giovane dandy fuori moda però contemporaneo. In ambedue i casi si tratta di un gioco filmico, si tratta di un modo per ironizzare su se stessi e su certe loro tipicità. Clint ogni volta affrontando in questo caso i malvagi, ma in una maniera quasi paterna. Nel caso di Woody Allen, affrontando di nuovo New York, la famosa New York di molti suoi film, e rivedendola con una forma di nostalgia, come se fosse un ragazzo che esce oggi e la riscopre. Ecco, però sono due operazioni che pur rimanendo su un alto piano professionale e sotto certi aspetti incantevoli, sono però sotto certi aspetti false, volute più che spontanee, giocate più che emozionali, indirette sotto certi aspetti, perché è come se i nostri protagonisti e i nostri autori si riflettessero in uno specchio per raccontare a se stessi qualcosa che a noi interessa solo perché è una forma autobiografica, ma non perché in realtà sia un vero e proprio e avvincente racconto. Sono degli apologhi, nient'altro. Devo aggiungere due situazioni piccole. Una è Bangla, è un film molto curioso fatto da Fahim Bhuiyan che potremmo definire il sedicesimo un piccolo Nanni Moretti del Bangladesh che si trova a Roma e che cerca di fare il suo Ecce con estrema grazia poetica, con smarrimento, però con grande decisione. È un film che è passato quasi inosservato, ma che invece ha un suo fascino e una suggestione da considerare. E l'altro film è La caduta dell'impero americano di Dennis Arcand, è un film canadese di un grande regista, dove a mio giudizio c'è Marie-Pierre Morin che è stata la più erotica, la più suggestiva e la più curiosa attrice
degli ultimi 2 o 3 anni. Erano veramente anni che non mi accadeva di avere un'emozione quasi adolescenziale nel vedere un'attrice sullo schermo. E Marie-Pierre ha questa dote incredibile e soprattutto poi enfatizzata dalla bravura di Dennis Arcand, che con malizia e abilità ha messo in luce tutte le doti femminili su un crinale molto molto malizioso. Come vedete non ho fatto classifiche, non ho dato voti, queste sono le mie, come dicevo prima, modeste opinioni. E adesso che l'anno è finito, adesso che noi abbiamo provato a percorrere tutto un intero anno insieme, spero che lo percorreremo anche questo nuovo che è appena arrivato. E vi ricordo che Saturno, che è il pianeta e anche la divinità che per gli antichi romani presiedeva a dicembre, ha confuso tutto per un momento. È il momento del caos, è il momento che per gli antichi era l'horror panicus, perché l'orrore totale, perché c'era la paura che il sole non risorgesse. Noi fortunatamente invece sappiamo che il sole sorgerà ancora e che ci sarà ancora un nuovo anno per noi come tanti altri. E proprio con questo augurio di percorrere insieme anche questo nuovo anno che vi saluto e vi ringrazio.